Allora, razzismo e politica, due parole che sentiamo spessissimo insieme. Ma esiste un legame reale che si può misurare? Insomma, è davvero possibile dimostrare, dati alla mano, che le parole di un leader politico possono cambiare le azioni della polizia per strada? In questa analisi vedremo insieme una ricerca che ha provato a fare esattamente questo. Partiamo da una domanda che, in fondo, ci tocca tutti. Le parole dei politici contano davvero? Uno slogan, un discorso, sono solo parole al vento o possono avere delle conseguenze vere, concrete, nella vita di tutti i giorni? Oggi però non cerchiamo opinioni, cerchiamo una risposta scientifica. Ecco la strada che seguiremo. Prima di tutto vedremo come si può misurare l'impatto della retorica. Poi ci tufferemo nei dati impressionanti al centro dello studio. Scopriremo il risultato principale, cercheremo di capire perché succede e alla fine allargheremo lo sguardo per capire cosa significa tutto questo. Bene, entriamo nel primo punto. La vera sfida, vedete, non è tanto ipotizzare che ci sia un legame tra parole e azioni, ma trovare un modo per misurarlo in modo oggettivo. Come si fa a passare da un discorso politico a un effetto concreto che si può quantificare? E la risposta arriva da uno studio accademico che ha trovato un laboratorio quasi perfetto, anche se un po' inaspettato: i controlli stradali della polizia. Pensiamoci, è una delle interazioni più comuni tra cittadini e forze dell'ordine, ma che può nascondere e rivelare dinamiche sociali molto più profonde. E qui, signori, entriamo nel vivo dei dati. Attenzione, non parliamo di aneddoti o di sensazioni, ma di una mole di prove a dir poco impressionante. Preparatevi perché il numero che state per vedere è enorme. Quasi 35 milioni. Lo ripeto, quasi 35 milioni di controlli stradali analizzati in 3 anni. È chiaro che con un database così gigantesco si può andare ben oltre le semplici coincidenze e cercare dei pattern che siano statisticamente, inattaccabili. E questa mappa ci fa vedere esattamente dove si è svolta l'analisi. Le aree in grigio sono le contee di cui i ricercatori avevano i dati sui firmi. Quelle in nero invece sono le contee che, oltre ad avere i dati, hanno anche ospitato almeno un comizio di Donald Trump durante la sua campagna presidenziale. Quindi, la domanda che si sono posti i ricercatori è stata molto precisa. Hanno usato le contee senza comizi, come una specie di gruppo di controllo, per isolare l'impatto di un singolo evento, il comizio appunto. Cosa succede ai controlli stradali subito dopo? I numeri cambiano? E se cambiano, come? Ebbene, dopo aver macinato quasi 35 milioni di dati, i ricercatori hanno trovato una risposta chiarissima, che hanno chiamato l'effetto comizio. Eccolo qui, il numero chiave. Nelle contee che ospitavano un comizio, nei 30 giorni successivi, la probabilità che una persona fermata dalla polizia fosse di colore aumentava del 5,74%. Attenzione, questo è fondamentale. Non un aumento del numero totale dei fermi, ma un cambiamento nella composizione razziale delle persone fermate. E la dinamica nel tempo è ancora più rivelatrice. L'effetto non è casuale. Esplode subito dopo il comizio, tocca il suo picco nel primo mese, poi comincia a scendere nel secondo mese e dopo svanisce. Questa curva è una prova fortissima che lega l'aumento dei fermi proprio a quell'evento politico specifico. Ok, ma ci si potrebbe chiedere, è un effetto generico? I ricercatori hanno controllato e la risposta è no. È incredibilmente specifico. Primo, riguarda solo gli automobilisti neri. Nessuna variazione per altre minoranze come ispanici o asiatici. Secondo, è un effetto legato unicamente ai comizi di Trump. Non è stato trovato niente di simile dopo i comizi di altri candidati, né democratici né repubblicani. E questo, capite bene, è un punto cruciale, perché isola la causa e punta dritto alla natura di quella specifica retorica. A questo punto la domanda diventa: perché? Cosa c'è dietro questo cambiamento statistico? Le spiegazioni possibili sono due. O è cambiato il modo di guidare delle persone, o è cambiato il modo di agire della polizia. E anche qui i dati parlano molto chiaro. A sinistra nessun cambiamento nel comportamento degli automobilisti neri, non ci sono più incidenti, non ci sono più eccessi di velocità, niente di niente. A destra, invece, un aumento netto del numero assoluto di automobilisti neri fermati. La conclusione dello studio, quindi, è che a cambiare non è stato chi guida, ma chi controlla. Per spiegare questo meccanismo, i ricercatori usano un concetto molto interessante, quello di dog whistle, cioè il fischietto per cani.
È quel tipo di linguaggio politico che, proprio come un fischietto a ultrasuoni, manda un messaggio chiarissimo a un gruppo specifico di persone, attivando i loro pregiudizi, mentre per tutti gli altri sembra un discorso normale, magari un po' ambiguo. Insomma, è un modo per dire qualcosa senza dirlo esplicitamente. E questa teoria del fischietto trova una conferma pazzesca nei dati. L'effetto del comizio non è uguale dappertutto, è molto, molto più forte tra gli agenti che già di base mostravano un pregiudizio razziale più alto. E a livello di comunità, l'effetto si amplificava nelle contee con più risentimento razziale o con una storia passata di schiavitù o violenza. Questo ci suggerisce una cosa importante. La retorica non crea il pregiudizio da zero, ma lo risveglia, lo attiva e lo amplifica dove è già presente. Ed ecco la prova del 9. I ricercatori hanno visto che l'effetto era ancora più forte proprio quando i discorsi toccavano temi come la criminalità, che spesso storicamente vengono usati per attivare degli stereotipi razziali. Il fischietto, insomma, suonava più forte e gli agenti già più prevenuti lo sentivano meglio. Il contenuto delle parole, quindi, conta, è come se conta. E così arriviamo all'ultimo punto. Usciamo un attimo dai numeri e chiediamoci: ma quindi, cosa significa tutto questo? Quali sono le implicazioni più grandi di una scoperta del genere? La conclusione degli autori dello studio è diretta, non lascia spazio a interpretazioni. La retorica politica può tradursi in veri e propri abusi di potere e violenza da parte dello Stato contro gruppi minoritari. Non è più solo un'ipotesi, ma un meccanismo che i loro dati hanno svelato. Ecco allora il messaggio chiave di tutta questa analisi. L'influenza di un discorso politico non si ferma al momento del voto. Questo studio ci dimostra che può arrivare a cambiare le azioni di ogni giorno di chi esercita il potere per conto dello Stato, come la polizia, e che può funzionare come un vero e proprio catalizzatore per i pregiudizi che già esistono nella società. E chiudiamo con la domanda che questi dati, alla fine, ci impongono. Se è dimostrabile che le parole hanno un impatto così diretto, così misurabile, al punto da influenzare le azioni di un agente di polizia, di chi è la responsabilità? È una riflessione che va molto oltre questo singolo studio e che tocca il cuore del nostro modo di vivere insieme.